Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Ragazzi, c'è il mondo. Periodo probabilmente di viaggi, periodo dedicato agli spostamenti, potrebbe essere un momento dove magari qualcuno trasloca. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il secondo semestre del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso gratuito di tarocchi base e l'altro è un corso sui chakra di metafisica, sempre base. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di agosto, amici dell'Ariete. Re di Pentacoli, la Torre, 9 di bastoni, 7 di bastoni, 9 di pentacoli, asso di bastoni, 3 di pentacoli e il giudizio. Guardate, gli unici due arcani maggiori sono a testa in giù e sono arcani abbastanza potenti, mentre tutte le altre carte, ragazzi, quello che mi colpisce è che sono solo pentacoli e bastoni. Che interessante. Allora, questa ragazzi è una lettura nuova e va a sostituire le due letture bisettimanali. Quindi non ci saranno più le letture dei primi 15 e dei secondi 15, ma ho riunito tutti insieme in questa lettura e vado a toccare temi specifici su ogni settore della vostra vita. Quindi andremo a vedere nello specifico lavoro, tutto quanto per il mese di agosto. Adesso io ve la sto proponendo mensile come lettura, ho intenzione anche di proporla come lettura nelle sessioni individuali perché è più breve rispetto alla semestrale, essendo più breve nel senso che dura circa dai 20 ai 30 minuti, ha anche un costo inferiore, però per farla provare, ok, ho deciso di metterla in promozione ad agosto. Quindi questa sarà in promozione per tutto agosto. Adesso che sono gli ultimi giorni di luglio c'è ancora in promozione la lettura semestrale. Comunque, per qualsiasi tipo di informazione mi potete contattare via mail. Per quello che riguarda la lettura collettiva, visto che è nuova, sarebbe importante avere un vostro feedback. All'inizio spiego le carte una per una, poi da metà video in poi, più o meno, forse anche prima, spiego settore per settore, ok? Quindi non vi spazientite, piuttosto skippate, andate in avanti. Bene, allora partiamo da questo re di pentacoli che mi dice che c'è una bella situazione solida, stabile, potrebbe rappresentare la vostra, come vi posso dire, forza di carattere del periodo, di tutto agosto. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Regina di bastoni, anzi lo metto qui.
Regina di denari e appeso. Oh, che interessante. Guardate, ragazzi, mi viene da ridere perché un altro arcano è al contrario e le altre due carte che sono uscite sono di nuovo bastoni e denari. Cioè, impressionante. Fuoco e concretezza, movimento, lavoro e gestione della materia, mi viene proprio da dire. Come se questo mese fosse proprio dedicato a muovere l'energia, sia astratta, la vostra energia interna, diciamo, sia l'energia esterna, quella della materia. Andiamo a vedere però la torre che, beh, mi preoccupa un pochettino. Abbiamo un fante di bastoni, ah, finalmente un'energia diversa, un 10 di coppe. Io credo che potrebbero cadervi delle certezze o delle sicurezze, delle idee inerenti ad una persona o considerato che è al contrario, come se qualcuno non volesse vedere certe cose, per amor di pace magari. Questo nelle relazioni in generale. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Perché vi sento anche appunto sulla difensiva con questo 9 di bastoni. Avete anche un 7 di bastoni che è proprio un'energia di qualcuno che di nuovo si difende. Quindi ho un po' come la sensazione che facciate un po' orecchie da mercante. Con qualcuno in particolare potrebbe essere o nelle relazioni in generale, come se fosse un settore che in questo momento nella vostra vita non vi interessa tanto, perché siete magari più focalizzati sul concretizzare qualcosa. Qui abbiamo Re di bastoni e 3 di coppe. Fatemi vedere anche il 7 di bastoni. Fante di spade, luna, papa e 6 di bastoni. Io ho proprio la sensazione che cerchiate un qualche tipo di risultato o di riconoscimento, magari potrebbe essere nel mondo del lavoro o qualche tipo di risultato intorno a voi. E sento che il mese di agosto sarà più che tutto focalizzato lì. Adesso ripeto, andiamo a vedere le carte, poi vi farò i vari settori, single, non single, disoccupati, occupati, finanze, lavoro, tutto. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo la morte, scusate, il carro, e un 4 di pentacoli. Di nuovo comunque sono carte di abbondanza economica, eh. Guardate, vi dirò che qui ci potrebbe essere come un movimento nel mese di agosto. Ehm, Vi dico poi bene di che cosa si tratta, ma ho la sensazione che sia come qualche nuovo progetto o qualche cosa che ha solo bisogno di una spintarella che potrebbe vedervi impegnati. Magari proprio quella cosa che vi tiene, quell'obiettivo, quel risultato che volete raggiungere è la partenza di qualche cosa, è l'inizio di un qualche cosa di nuovo nella vostra vita. Adesso poi lo andiamo a vedere settore per settore. Difatti però anche qui abbiamo un bel lasso di bastoni che parla di inizi. Amanti, che vicino all'asso di bastoni promette bene. Stella, morte, 2 di spade. Oh. Mm.
E questa carta degli amanti, ragazzi, mi torna con questo 9 di pentacoli. Adesso poi vi racconto tutto. Andiamo a vedere il 3 di denari, 7 di coppe. Qui ho come l'idea che qualcuno sarà un po'... questa questione pratica di cui vi parlo e che mi risalta così tanto potrebbe essere legata a delle questioni economiche o al dover chiudere qualche tipo di... o mettere in stand-by, mettiamola così che suona meno drammatico, eh, qualche tipo di obiettivo a favore di altri, cioè come l'idea che si debbano spostare delle pedine in questo mese, per quello che siete concentrati sulla parte concreta. Andiamo a vedere anche il giudizio. Ah, scusate, per il 3 di pentacoli sono uscite 7 di coppe e 4 di coppe. Molto mi fa riferimento a qualche tipo di sogno, a qualche tipo di obiettivo che probabilmente a cui state lavorando. Temperanza e mago. A cui state lavorando e che potrebbe focalizzare molta della vostra attenzione durante questo mese. Allora, partiamo dall'amore. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, nì, non è un periodo proprio roseissimo. Vi dico, io ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di, vedetelo così, lato emotivo, lato concreto, lato spirituale, lato materiale, una cosa così, no? Più o meno la divisione per farvi capire un po' che energia tira, e di qua avete la torre. Quindi ho come la sensazione, insomma, che o non si voglia, perché è girato al contrario, far terminare qualcosa, e mi ritorna qui perché c'è come qualche cosa che voi non volete vedere. mm? E comunque con queste due carte sento parecchia barriera difensiva da parte vostra nei confronti, potrebbero essere degli amici, dei familiari, del partner, dei figli, chi vi sta intorno. Sento come un basta, lasciatemi stare, devo focalizzarmi sui miei obiettivi, che comunque mi sento ben centrati, proprio perché probabilmente riuscite a mantenere alte queste barriere, questi stop. Devo dire che siete anche un po' stanchi comunque, quindi un po' tutto fa. Magari ci sono come delle dinamiche, insomma, non proprio semplici da gestire, però alla fine riuscirete a gestirle al meglio nel mese di agosto, soprattutto se si tratta della famiglia che avete creato voi e non della famiglia di origine. Però comunque diciamo che si fa un po' fatica perché dall'altra parte, se avete il partner, non sento tutta questa collaborazione, sinceramente. E poi appunto ci sono come queste distrazioni, queste cose quotidiane che rischiano, perché poi non è così, però rischiano di farvi perdere tempo, di distrarvi, poi in realtà vi dico che non è così perché vi sento ben focalizzati. Allora, se siete single, ragazzi, vi dico che ci potrebbe essere una conoscenza molto interessante nel mese di agosto, soprattutto se andate in vacanza in posti tipo collina, montagna, in campagna, posti sperduti, mi viene da dire. Lì ci potrebbe essere una conoscenza interessante. Poi da lì a dire che si sviluppi in qualche cosa di più, ancora non riesco a dirvelo. Può essere una conoscenza interessante però. Ehm, Se aveste figli o progetti, sapete che nei tarocchi le due parole sono interscambiabili. Vi dicevo già prima, vi sento ben focalizzati, vi sento anche guidati, o potrebbe anche essere che arrivi qualche tipo di guida che vi aiuta in questo tipo di processo, in questo tipo di percorso, ma se state aspettando dei risultati, se dovete fare degli esami, se non lo so, siete lì per finire un percorso di studi o cose di questo genere dove c'è da concludere un percorso, sento che lo concluderete, arriverete a quel tipo di riconoscimento, a quel tipo di conclusione, di risultato a cui state aspirando. Ehm,
Allora, se siete, scusate, non ho parlato delle persone che sono in coppia e di quelle che hanno una relazione ni. Quelle che hanno una relazione ni vuol dire indefinita, che non si capisce bene se è carne o pesce, comunque che sono in una relazione. Devo dire che qui sento come un'energia un po' troppo, come vi posso dire? È un po' forte da dire come parola in questo momento, secondo me, però sento un po' di egoismo. Ora, non so se da parte dell'altro o da parte vostra. Se fosse da parte dell'altro si potrebbe vedere come egoismo, lì lo sapete voi. Dal vostro lato non è un egoismo, lo sento come la necessità di stare nel focolare, ok? Quindi è più una sorta di ritirata per stare con chi sto bene. Quindi se col vostro partner, se con questa coppia ni non c'è tutta questa affinità, potrebbe esserci come una sorta di distacco, una sorta di ok, va bene, faccio finta di non aver visto, basta che mi lasci stare, basta che le cose restino così, però insomma è un po' come non voglio vedere, no? Ve lo dicevo anche qui. E se siete in una relazione appunto da lungo tempo, sento che il partner si fa abbastanza i fatti suoi durante il mese di agosto, nel senso che magari non vi aiuta tanto o comunque guarda un po' di più i suoi interessi. Potrebbe essere che non ci sia tutto questo affiatamento, ma secondo me è perché c'è stanchezza da parte di entrambe le parti. Comunque poi me lo direte nei commenti. Passiamo al lavoro, ragazzi. Per quello che riguarda il lavoro, vedo un periodo florido. Il mese di agosto è un buon periodo per seminare, ma anche per raccogliere. Allora, se siete disoccupati, ho come la sensazione che dovreste uscire un pochettino dalla vostra zona di comfort per mandare curriculum. A parte che agosto molti non mandano curriculum perché pensano che tanto poi le aziende chiudono e quando riaprono non le vedono. In realtà io credo che sia limitante, cioè ci si autolimiti perché magari in quell'impresa fanno, non lo so, i turni e non chiudono mai. E agosto è proprio il periodo fecondo per cercare personale per il periodo natalizio, per esempio, no? Quindi non limitatevi, allargate il raggio d'azione, spostatevi anche di più a livello di chilometraggio, se è il caso, però mi viene da dire di uscire dalla zona di comfort. Cioè, o provate in aziende dove non avete mai provato, o provate in ruoli dove non avete mai provato, o iniziate a valutare lavori che non avete mai valutato. Una cosa per lo stile. Per quello che riguarda gli occupati, spero che sarete in ferie, insomma, e di fatto potreste essere in ferie, però diciamo che se non lo siete, ho come l'idea che starete in una vostra nicchia di protezione. Probabilmente sento come una sorta di maggior movimento fisico, ma anche una maggior stabilità emotiva. Cioè, non lo so, quello che mi hanno fatto vedere è una persona che corre da un posto all'altro per le sostituzioni delle ferie, però nonostante corra di più è molto più serena, rilassata, come se ci fosse meno stress, perché magari c'è meno gente, non lo so. Vedo un po' una cosa di questo genere, come più movimento fisico nel mese di agosto, però anche più tranquillità, più stabilità, più sicurezza, mi viene da dire. Se siete autonomi, ragazzi, devo dire che qui vi godrete i frutti che andrete a raccogliere. Può essere che se dovete fare recupero crediti, può essere un buon periodo per farlo. E sì, può essere un buon periodo per farlo. Ok, per quello che riguarda, diciamo, i soldi. Allora, adesso parliamo dei soldi che creano denaro passivo, cioè che creano ingressi passivi. Ehm, Ho come l'idea che potrebbe esserci
come una nuova fonte di ispirazione, un nuovo obiettivo, un nuovo punto d'arrivo che vi porti a reinvestire una certa quantità di denaro, proprio per generare investimenti, scusate, rendimenti passivi, una rendita passiva. Fate un passo alla volta. Qui è come se vi dicessero prima consolidate il vecchio e poi pensate al nuovo. Se invece parliamo di flusso di soldi in agosto, ho come l'idea che per raggiungere un obiettivo, un sogno, bisognerà sacrificarne un altro. Tipo la cassa è quella o di qua o di là. Però comunque vedo di nuovi progetti io che partono, quindi secondo me ci può essere come un nuovo inizio, no? Come un... Sì, un qualche cosa che si concretizza, io lo sento molto. Allora, se andiamo a vedere poi, diciamo, la sfera spirituale, ecco, io qui ho come un certo tipo di sensazione, soprattutto se siete in una fase dove non riuscite ad iniziare questa cosa che volete iniziare perché c'è sempre qualche intoppo o le cose hanno comunque dei rallentamenti. Io qui ho come l'idea che l'universo vi stia dicendo che non siete ancora pronti ad iniziare, ma dovete prima guarirvi, avere il vostro risveglio spirituale. Se ne avete già avuto uno, magari si tratta del secondo o del terzo, ce ne sono diversi durante la vita, per iniziare a manifestare la realtà che voi volete. C'è da guarire qualcosa, c'è da guarire qualche tipo di lato, può essere la visione di insieme, perché giustamente, come vi dicevo all'inizio, qui c'è tanta preponderanza di bastoni e di pentacoli, poi sono comparse le coppe e una spada, due spade, ragazzi. Quindi voglio dire, è un'energia frizzantina, è un'energia che vi permette di evolvere. Scusate. Ma è come se aveste bisogno di lavorare su di voi per riuscire ad avere la visione d'insieme di voi e il progetto insieme, per farlo partire con più concretezza. In realtà ci state già lavorando, ci siete già sopra, poi fatemi sapere di che progetto è, perché ripeto, per qualcuno potrebbe essere, vi dirò, qualcuno potrebbe anche decidere ad agosto di diventare autonomo, di mettersi in proprio, di staccarsi un po' da tutto il mondo delle dipendenze lavorative, ok? Quindi dire no, ok, io valgo di più di quello che mi danno in questa azienda, provo a mettermi autonomo e vediamo come va. Ragazzi, nella vita uno prova, finché non si prova non si sa. Quindi se avete la possibilità di provare, fatelo, cioè nel senso sperimentatevi, sfidatevi, conoscetevi, no? Cercate di capire fin dove vi potete spingere. Perché poi, guardate, una volta che io ho l'asticella qui, arrivo a quel traguardo, il prossimo me lo metto qui. Eh sì, sì, ci arrivo lo stesso. Allora il prossimo lo metto qui e mano a mano si ottiene sempre di più. Ok, allora stavo parlando della salute spirituale, e qui io vi dico, ragazzi, secondo me si tratta di... Siccome avete il Papa e siccome avete la temperanza, qui si potrebbe parlare proprio di un qualche tipo di guida di tipo spirituale che potrebbe arrivare per aiutarvi a raggiungere quel tipo di successo, perché letteralmente sei di bastoni è la carta del successo, del coronamento del sogno, anche del risultato. È come se non vedeste qualcosa ancora e poi grazie all'intervento di questa persona, guida spirituale il Papa, se non è una persona può essere un libro, possono essere dei video su YouTube, quello che a voi apra la mente, il cuore, la conoscenza va benissimo, però io ho come la sensazione che dobbiate prima fare una sorta di lavoro di riequilibrio di voi stessi per riuscire a girare a testa in su questo giudizio, quindi a far arrivare una comprensione più grande, a far arrivare quello che potrebbe essere il risveglio spirituale o un risveglio spirituale.
Vi vedo un po' dubbiosi, ma è perché siete focalizzati lì in questo mese. Vi vedo un po' dubbiosi sul come gestire il denaro, come gestire le risorse, che siano denarose, che siano le risorse energetiche nella vostra giornata, quindi cosa faccio prima, perché poi magari verso sera sono già stanco, stanca e quella roba lì non ho più voglia di farlo. Non lo so, cose di questo genere. E molto sta a gestire sia il tempo che le risorse fisiche, cioè del vostro fisico, l'energia corporea, diciamo, che le risorse materiali come il denaro. E sì, un po' carente sarà la parte affettiva, ma anche perché, ripeto, siete voi che state tenendo un po' tutti lontani, come se non vedeste chiaro, aveste ancora bisogno di guarire, come ci dice questa temperanza. Vi sento anche un po' disillusi, ragazzi. Anche un po'. Per qualcuno sarà proprio un discorso del devo fare mille cose durante la giornata. Sapete, non so se anche a voi capita, quando ci si prende, si ha la fortuna di avere 3 settimane magari di fila di ferie, almeno a me succede così, vado via 10 giorni, 2 settimane, nella settimana che mi avanza, io di solito concentro tutto quello che non faccio di solito. Ah sì, lo faccio poi in quella settimana lì perché ho tempo, lo faccio e poi alla fine mi riempio di cose da fare. Ecco qua è un po' quel senso lì. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Osho, abbiamo di nuovo una regina di denari, bellissimo. Oh, e questa qui che è un 10 di bastoni. È un po' come se steste reprimendo la vostra fioritura e in effetti mi ritorna perché questa torre al contrario mi dice che qui qualche cosa non la volete vedere, non la volete accettare. Potrebbe essere con una persona in particolare con la quale avete una relazione stretta, può essere partner, può essere un familiare, insomma, c'è come un qualche cosa che state mantenendo un po' a galla e non vi permette di fiorire. Ok, nel momento in cui fate questo passaggio, questa guarigione, e sento che arriverà, ok, potrete fiorire. Mi, guarda, ragazzi, impressionante. 10 di bastoni e regina di denari. La regina di denari ce l'abbiamo qui, 10 di bastoni non c'è, ma di nuovo una carta di bastoni. Quindi è davvero un'energia tutto fuoco e terra. Può essere che abbiate a che fare con un'energia terra o che ci siano nel vostro tema natale molti pianeti che influenzano la vostra zona terra. Quello dovete chiederlo a un astrologo. Va bene, amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che insomma, toccando i vari settori ci sia un'idea un po' più chiara. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per fissare un appuntamento per una sessione individuale oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti io ho raggruppato tutti i miei studi, li ho rimescolati e gli ho dato una sorta di ordine cronologico in modo che sia più facile anche per voi, diciamo, approcciarsi a questo genere di cose. Sono argomenti di metafisica, c'è un po' di tutto in realtà. Comunque, principalmente sono argomenti di metafisica, quindi si vanno a vedere i chakra, si sviscerano come si lavorano i traumi, si sviscerano diciamo il come elaborarli, il come riequilibrarli, il come identificarli, insomma, sono video interessanti, possono aprire la mente e soprattutto vi aiutano a lavorare con voi stessi. I titoli sono comunque visibili, sono nelle playlist di colore lilla, vi invito a dare un'occhiata. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese di agosto splendido e vi ringrazio e ci sentiamo nei prossimi video. Ciao ciao!